Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la Citroen 2 cavalli Charleston alla scoperta della leggendaria utilitaria francese edizione De Agostini, uscita numero 34 in scala 1 a 8. Un bellissimo modello riprodotto fedelmente. Poi, se voi state seguendo le varie fasi del montaggio di questo splendido modello, vi accorgerete da soli di quanto sia vero quello che vi sto appunto dicendo. Andiamo a dare un'occhiata alla seconda pagina di copertina, dove abbiamo numeri utili e servizi. Questo è dedicato per le persone che non hanno fatto la collezione e se hanno piacere, oltre che guardare le immagini, potranno dare lettura all'interno del fascicolo. E mentre faccio questo, io ci tengo a salutare tutti i miei iscritti e a ringraziarli di tutto quello che state facendo per me, per le visualizzazioni, perché siamo arrivati a 1840 persone che si sono iscritte al canale di Michele Armonica. Questo canale probabilmente dovrò aprirne un altro perché lo intitolerò Se c'è riuscito Michele, state pur certi che ci riuscirete anche voi, eh? Che ne dite? È così perché nei miei video, un attimo intanto qui vediamo il contenuto di questo fascicolo, ma andremo a vedere tutto poi nel dettaglio, sia dei contenuti che del montaggio. Dicevo che Michele, per scelta, ha deciso di dedicarsi ad aiutare le persone che hanno più difficoltà nel montaggio dei modellini e cerca di dare quella che è la mia esperienza. Ovviamente, come dico sempre, ognuno è padrone del proprio modello. Se voi trovate che quello che vi dice Michele può essere interessante, deciderete voi se metterlo in atto o meno. Diversamente, mi raccomando, Però se mi guardate, io per forza vi devo ringraziare, perché voi siete la vita del mio canale. Mi raccomando invece per quelli che ancora non si sono iscritti ma che trovano interessanti i miei argomenti, vi chiederei, visto che è gratuito, di iscrivervi al canale, di attivare la campanella, così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla mia playlist, dove potete trovare tanti altri modelli, tanti, così magari vanno a vedere, no? Tanti no, qualcuno, magari un giorno ci arriveremo. E proprio perché non mi occupo del solo montaggio, ma come vi ho detto cerco di, oltre che dare una mano a quelli meno esperti, di trovare soluzioni migliorative se necessarie, come ho fatto per Ironman, per la stabilità e la funzionalità, ogni mio video è sottotitolato in 30 lingue, perché diversamente se non lo faccio, chi mi segue può comprendere quali sono i vari passaggi per arrivare a una modifica piuttosto che a un montaggio, diciamo, più consigliato. Ecco. E abbiamo finito. Bene, andiamo adesso a vedere il contenuto di questo fascicolo. Eccolo qua. Una sessione di montaggio molto semplice. Abbiamo la scatola delle batterie, il vano batterie, il coperchio, due serie di viti NM
e HM. Sto cercando di mettere a fuoco l'immagine, è la mia maledizione, l'immagine non a fuoco. Chi mi conosce lo sa di cosa sto parlando. Bene, qui possiamo usare un lubrificante, ma andremo soltanto ad usarlo nelle viti HM per crearci il filetto nel metallo, perché queste non servirà in quanto ce ne servirà solo una e si avviterà direttamente nel suo dado qui all'interno. Eccolo lì. Bene, andiamo a prendere subito il nostro modello. Eccolo qui, quanto sei bello e quanto sei pesante. Eccolo. Guardate che spettacolo. Questi sono poi i fili che permetteranno l'accensione delle luci posteriori, questi permetteranno l'accensione delle luci anteriori, ci sarà la simulazione dell'accensione del motore con il minimo e il massimo agendo sull'acceleratore, la chiavetta interna al cruscotto che permetterà il contatto per l'accensione. Insomma, io dico che questo modello è riprodotto benissimo. Allora, andiamo a vedere. Siamo così e questo ci fa vedere che va montato in questa maniera. Vediamo, aspettate, perché qui devo capire. Abbiate pazienza, eccolo qui, così. Ecco, questo va messo qui, però va messo lì, ma abbiamo questo rialzo che va incastrato da sotto e tirato su. Vediamo se riesco a inquadrare meglio, vi faccio vedere, anche se sulle istruzioni è spiegato benissimo, ma per quelli che però mi guardano e non l'hanno acquistato vi faccio vedere l'inserimento da sotto. Eccolo qua. Andiamo adesso a toglierlo perché dobbiamo crearci i due filetti, uno qui, aspettate che ve lo segno, eccolo qua, e uno qui. Abbiamo due fori. Fate attenzione a non muovere troppo i cavi, perché anche se hanno messo la colla a caldo per isolarli e per tenerli un po' più fermi, più li muovete più tenderanno loro potenzialmente a staccarsi, quindi attenzione. Bene, prendiamo una vite HM, ce ne serviranno due, ma noi adesso ne andiamo a usare una per crearci il filetto, prima da una parte e poi dall'altra. Perfetto. Io pulisco il grasso in eccesso perché non serve. Ecco qui, ci siamo creati i filetti. A questo punto voilà. Ma io questa la devo per forza mettere dopo, un attimo solo. Se io la metto prima questa,
senza girarla poi. Ci sta? Ah no, non ci sta perché ho provato, perché esce questo pezzo qua che è più lungo, ma nessun problema. Giriamo con il cacciavite al contrario, sentite il tacche, e avvitiamo, senza stringere. Lo faremo dopo. L'altra vite, dove l'ho messa? Eccola qui. Adesso possiamo stringere. E portiamo questi qua. Questi gliel'ho messi io per tenerli fermi. Ok. Andiamo a girare il modello, ma facciamo attenzione nel girarlo perché questa parte è più alta e se batte la danneggiamo. Quindi facciamo così. Io userò la tazza che mi è stata data dalla De Agostini, l'avete vista? È uno dei gadget. Andiamo a girare al contrario questa. Troppo alta, non riesco a inquadrare, perfetto. No, non la posso mettere giù, vedete? Se la metto giù, batte qui e si rompe. La devo tenere sospesa. Facciamo così. Voilà. Ecco. Si vede, dai. Più o meno. Prendiamo questa, semplicemente andiamo a chiuderla. Ecco qua. Prendiamo la vite NM, il dado, come vi ho già detto, è già presente all'interno. Sentite quando c'è il filetto cosa fa? Guardate, giro al contrario. Quando sentite questo rumore, basta, vi fermate e avvitate. Ecco, abbiamo finito. Abbiamo finito il montaggio numero 34, perfetto. Eccolo qua. E rimane proprio così, Tanto il modello è altissimo, quindi va bene così. Rimane questo dislivello, va bene così. Così deve essere, così lo lasciamo. E ci mancherebbe altro. Ecco qua. A questo punto andiamo a vedere una rappresentazione di tutto quello che abbiamo montato fino a questa uscita numero 34 e ci vediamo dopo. Ho cercato di inquadrare come meglio ho potuto, cari ragazzi. Mi sono anche accorto che nel filmato dove ho fatto vedere l'arrivo del nuovo pacco ho dimenticato di mettere il paraurto anteriore, infatti non lo vedrete nel video. Questi sono i pezzi, tutti i pezzi che abbiamo montato fino a questa uscita che è la numero 34. Il motore poi praticamente quasi tutto in metallo andrà qui. Così. Il sedile, cruscotto con la chiavetta, plastica e metallo, perché poi il metallo servirà per mandare a massa i due fili e simulare l'accensione del motore. Bellissimo. Paraurto in plastica, verniciato divinamente bene, addirittura hanno riprodotto i rivetti, i respingenti sembra gomma questa, invece è una vernice nera, semilucida, bellissima. Cofano anteriore interamente in metallo. Porta anteriore sinistra al lato guida, cerniere in metallo, porta in metallo, vetro basculante, interno in plastica, apertura porta,
non è funzionante, però è presente ed è carina. Sedile, opera d'arte. E lo so, ripeto le stesse cose, ma non saprei che altro dire. Potrei farvelo vedere e basta. Però magari molti si chiederebbero di che materiale è fatto questo. Bene, metallo. Metallo verniciato, e questi sono elastici, come in quella vera. Fascia lombare e sacrale. Tessuto vero. Vi rendete conto? Se questo non è un modello super dettagliato, io trovo che sia bellissimo. Le borchie sono in plastica cromata, ma sembrano di metallo. I cerchioni sono tutti in metallo. Il modello è pesantissimo. Poi più avanti andremo a pesarlo. Se guardate i video precedenti, in qualcuno c'è la possibilità di guardare a che punto siamo arrivati come unità di peso. Però, che dirvi, io questa macchina la amo, è bellissima, sarà un super modello. Poi questa colorazione Charleston, questa nuance di colori, io la trovo divina. Bene ragazzi, con questo Michele vi saluta, vi dà appuntamento al numero 35, questo che abbiamo appena visto, eccolo qua, è il 34, e adesso, subito dopo questo, andremo a vedere il numero 35 e qui già andiamo a lavorare sul motore. Lavoreremo sulla parte interna dello scambiatore d'aria sinistro con i collettori di scarico e la testa del cilindro sinistra. Bene, ragazzi, grazie del vostro tempo, grazie di seguirmi, grazie di avermi seguito, grazie dei commenti. Mi raccomando, non mancate di iscrivervi se avete piacere, di attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Michele vi abbraccia tutti e vi augura una serena serata a voi e a tutti i vostri cari più cari. Ciao ragazzi!